Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Siamo di nuovo qua a Bastia Umbra, Umbrafiere, perché gennaio vuol dire Umbriacon. Attenzione, pronti? Fa freddo. Fa sempre freddo questo Umbriacon. Entrati, padiglione, diciamo, dove c'è cibo e il palco centrale, gigante tra l'altro. Adesso iniziamo un po' a girare, andiamo a vedere un po' la fiera. Che dici, Mapi? Andiamo. Andiamo? Padiglione Games, ragazzi. Poi qua ragazzi abbiamo Star Show. Mapi impazzisce per i Lego. Alcuni ce li avevo.
Appena tornato a casa dalla fiera, devo dire anche quest'anno è stata un'edizione molto carina. L'organizzazione sta impegnando davvero tanto secondo me per portare ospiti internazionali, veramente c'era un artist alley di livello super, anche le mostre molto carine, la fiera comunque sempre molto godibile. Mi dispiace di non aver potuto partecipare al concerto di Elio e le storie tese, che era una gran figata davvero, sarei voluto veramente andare ma poi avrei dovuto fare avanti e indietro 2 o 3 volte, non era fattibile, anche perché ieri sera non stavo benissimo. Detto questo, devo dire una fiera perfetta per godersi una bella giornata in tranquillità, immergersi nell'universo nerd, provare anche qualche vecchio videogioco che è sempre molto divertente, devo dire che è la cosa che mi piace sempre di più. C'era anche una discreta area cibo quest'anno con abbastanza scelta. Come sempre è divertente tornare in fiera, rivedere qualche amico, passare qualche momento divertente, e Umbriacon per me è davvero comodissima perché è proprio a poco più di un'ora da casa, quindi veramente si arriva in un attimo, non devo farmi non so quante migliaia di chilometri come di solito per andare alle fiere, quindi davvero top. Detto questo, devo dire che purtroppo non ho fatto acquisti perché avevo già comprato tutte le novità del momento, ho fatto anche diversi recuperi ultimamente che vedrete comunque nel video unboxing, e quindi effettivamente non avevo quasi nulla da comprare. Magari avrei potuto prendere qualche albo americano da farmi firmare dagli autori presenti, ma ho desistito. Quando non sono un fan di qualcuno effettivamente non è che devo andare a cercare la firma per forza, e mi sembra giusto così. Poi magari se un giorno questi autori mi piaceranno, tanto ci sarà sicuramente l'occasione di rivederli in Italia, che ormai questi autori sono spesso in Italia, insomma non è così difficile come con i mangaka. Quindi Umbriacon seconda edizione, devo dire sempre ottimo livello, si differenzia anche abbastanza dalle altre fiere proprio perché porta sempre autori internazionali, anche i concerti di livello. Quest'anno le storie tese sarebbe stato fighissimo, come vi dicevo. Detto questo, ci siamo goduti anche questa bella esperienza in fiera. Ricordatevi di seguire il canale e di lasciare un bel like sotto il video, poi trovate insomma tutti i soliti riferimenti per trovarmi su tutti i social, e direi che anche per oggi è tutto e ciao!